Port Gibson è una zona rurale ad est di Rochester, nello stato di New York, un posto tranquillo, con molte fattorie che costellano il paesaggio. Negli anni 40 dell'Ottocento c'era una fattoria di proprietà di Hiram Edson che ospitò degli incontri importanti e fu testimone di fondamentali progressi. Qui, nella quiete della campagna, ripercorriamo questa speciale parte del Viale dei Ricordi. Dopo il 22 ottobre del 1844, i credenti avventisti erano profondamente delusi, poiché i loro sogni e le loro speranze erano andati in frantumi. Hiram Edson non faceva eccezione. Era confuso, poiché credeva che i suoi studi sulle profezie fossero accurati. Eppure Gesù non era venuto. Che spiegazione si diedero? Avevano sbagliato data, come qualcuno aveva suggerito? Lui non la pensava così. La data e i calcoli erano sicuri. Si erano sbagliati sulla natura dell'evento? Beh, deve essere così, perché Gesù non è venuto. Ma cos'altro poteva significare? Poco tempo dopo, Hiram Edson stava camminando in un campo di grano turco quando capì che avevano fatto un grosso errore. Erano così concentrati sulla parabola delle 10 vergini in Matteo 25, che sembrava corrispondere perfettamente agli eventi del 1844, che non presero in considerazione l'altra parabola di Cristo sul matrimonio in Luca, capitolo 12. In Luca si dice che dobbiamo vigilare mentre aspettiamo che il Signore ritorni dalle nozze. Realizzò anche che in Daniele 7 si dice che il figlio dell'uomo sarebbe giunto all'antico di giorni invece che sulla terra. Questa fu una rivelazione. In seguito, insieme al dottor Franklin B. Harr e al Orer L. Crusher, studiarono a fondo, consolidarono le proprie idee sull'argomento. Capirono che non era previsto che Gesù arrivasse sulla terra alla fine dei 2300 giorni, come nella profezia di Daniele 8,14, bensì che passasse dal luogo santo al luogo santissimo nel santuario celeste, dando inizio al giudizio investigativo. Fu Owen Russell Loomis Crusher che scrisse la prima edizione del quotidiano The Day Dawn nel marzo del 1845, che spiegava il motivo del ritardo del ritorno di Gesù e conservava la versione storicistica di Daniele 8 e 9. Il fienile di Hiram Edson è anche il luogo in cui il capitano Joseph Bates condivise la verità del sabato alla fine del 1846. Mentre stava leggendo il suo trattato, Edson saltò in piedi e disse: «Fratello Bates, questa è luce e verità. Il settimo giorno è il sabato e io sono con voi nell'osservarlo». Anche Crusher e Hahn accettarono il sabato e quindi questo collega coloro che a New York stavano presentando il santuario con coloro che nel New England predicavano il sabato. Per questo motivo questa fattoria è stata considerata come la culla teologica della Chiesa Avventista del settimo giorno, poiché è il luogo in cui due colonne portanti del sabato e del santuario si unirono. La combinazione di questi due insegnamenti costituirà l'eccezionalità di questo nuovo movimento. Il sabato non era più visto solo come ricordo della creazione o come parte dei 10 comandamenti, ma alla luce del santuario e del contesto escatologico, cioè della fine del mondo. Col tempo, Hiram Edson e gli altri credenti avventisti capirono che la loro esperienza dell'ottobre del 1844 era parte della profezia biblica e la stessa delusione era un'ulteriore prova del fatto che Dio li stava guidando. In Apocalisse 10 si sottolinea che la loro esperienza prima sarà dolce in bocca, ma dopo sarà amara nello stomaco. E oh, quanto amara era stata! L'ultimo verso del capitolo 10 dell'Apocalisse li mette in guardia e risuona sino a noi: tu devi profetizzare ancora, che possiamo accogliere l'avvertimento di predicare il messaggio unico di Dio al cuore e andare ovunque Egli ci chiami.